Più che altro però un secondo che devo controllare come al solito ogni volta se con gli audio siamo a posto, anche perché è partito l'audio dello stream. Non ricordo che abbiamo avuto questo schermato, forse sì, forse la volta scorsa, che effettivamente la volta scorsa è stata la prima volta che abbiamo visto questo nuovo branding dello State of Play. Queste nuove schermate con i simboli, con i quadrati, questo tipo di aspetto. Un attimo, perché devo andare per l'appunto su Twitch, devo andare un secondo dal tablet. Per controllare se stavolta mi sono scordato di andare prima sul tablet e poi per l'appunto di partire con la diretta vera e propria, però vabbè. Quindi un secondo, scusate. Ovviamente scusa, un attimo che dobbiamo controllare qua se è tutto a posto. Perché sennò qua non si capisce niente. L'ho iniziata prima di quando dovessi, cioè prima che fossi pronto. Mi sa che si sente, mi sa che si sente. Un'altra piccola cosa che devo fare. Un secondo sul Be Right Back, va? Rieccoci. Allora, ora che siamo a posto, sì che possiamo iniziare. Signore e signori, non solo, buonasera, bentornati dopo un po' di tempo. Non prendetelo come un ritorno vero e proprio ancora, però purtroppo, su MP Stream. Questa sera abbiamo lo State of Play di Sony. Che cosa possiamo aspettarci? Allora, in realtà avevo anche preparato due schede in merito a quello che potremmo sapere, che un po' è apparso prima della diretta, proprio nella giornata di oggi. Però, visto che stiamo già con la schermata dello schermo, la lascio così e ve ne parla voce. Allora, uno, è leakato, che era già leakato in realtà, l'annuncio di Souls River 1 e 2 Remastered, perché in realtà questo era leakato già ai tempi del Comic Con quest'estate, quando un inavvertito impiegato, uno di quelli del Comic Con, ha avuto la brillante idea, anzi, in realtà mi domando quanto sia stato rimandato quell'annuncio rispetto all'origine, perché in effetti c'era lo stand dedicato ad alcune figures, statue, merchandising comunque di Solo River, e c'era questo bel cartellino indicante la remaster del primo e del secondo. Cartellino, logo che è stato poi rimosso dallo stand. Buonasera anche a te, Nothing_78, spero che ti vada tutto bene. C'era questo per l'appunto, il cartellino con il logo della remastered allo stand del Comic Con, però è stato poi rimosso. E non se ne è saputo più niente fino, immagino, oggi, perché è già leakato il trailer sul PlayStation Store, cioè già lì, tra l'altro sappiamo anche la data, 10 dicembre, sappiamo che esce almeno su PS4 e PS5, però è Aspire, quindi uscirà ovunque. E per l'appunto, questo è il leak di mesi, ma mi domando a questo punto, in effetti, quando è che era originariamente previsto questo annuncio? Perché se tu hai il cartellino già pronto per il Comic Con, non è un caso, cioè sarà che c'era l'annuncio previsto, che ne so, per giugno, ad uno degli eventi di giugno, magari che ne so anche il Summer Game Fest, forse anche il Direct, o l'evento Xbox, e però poi è rimandato, o ti sarei sentita con Sony e avrete deciso insieme di rimandare l'annuncio a settembre allo State of Play di settembre. Perché altrimenti come fai ad avere il cartellino già pronto da esporre e poi lo devi rimuovere? Un'altra cosa è che sempre su PlayStation Store, proprio canale PlayStation Store, è apparsa una pagina dedicata allo State of Play dicendo: qui ci sono i titoli annunciati o mostrati allo State of Play. Ora, in realtà questa pagina presenta... Buonasera anche a te, non che poi. Questa pagina presenta tanti titoli che in realtà si sono già visti negli scorsi State of Play, tra cui The Last of Us Part 1, niente battute su nuovi remastered, grazie, Alan Wake 2,
Però questi qua o li menzionano per PlayStation Plus, però io penso di no. Però ci sono anche titoli che in effetti non abbiamo ancora visto in State of Play. Quindi, ad esempio, Lego Horizon Adventures, perché sì, Lego Horizon è stato annunciato al Summer Game Fest, poi si è fatto 2 presenze in 2 direct, ma mai ancora allo State of Play. E in effetti manca la data, quindi mi sembra molto probabile che avremo la data durante questo evento. Ditemi tra l'altro se l'audio della diretta, cioè della diretta di Sony va bene, e se mi sentite anche. Facciamo il check anche, così mi dite se è tutto a posto e non soltanto da parte mia. Poi altri titoli che c'erano per l'appunto, Teenage Mutant Ninja Turtles più basso rispetto alla diretta. Allora passiamo subito alla diretta. Così va bene. Ho abbassato un po' il volume della diretta perché la voce del microfono è al massimo. O comunque sia, con i settaggi miei, perfetto, ok. Dicevo per l'appunto, Shredder's Revenge c'era anche in questa pagina e sappiamo che è leakato il DLC di Shredder's Revenge. Poi c'erano anche Enter the Spotlight, mi sembra un titolo horror, e lo fa su un altro titolo. Poi aspetta, che altro titolo stava? Ah, giusto! Horizon Zero Dawn. Che sì, perché mai dimenticarsi che proprio l'altro giorno l'ente di rating americano ha registrato per PlayStation 5 e PC Horizon Zero Dawn Remastered, la tanto omaggiata remastered di Horizon, del primo Horizon, e quindi immagino che quel titolo sia là proprio per questo. Poi che altro c'era? Buonasera anche a te, Albo. Che altro c'era, aspetta, in quella pagina? Perché poi in realtà c'erano altri titoli che potrebbero essere mostrati anche se sono già visti in altri play, ad esempio Dynasty Warriors Origins, visto che abbiamo il TGS, che ha presentazione anche al TGS, magari con tanto di data ci può anche stare, o comunque sia periodo, nuovo aggiornamento, ci può anche stare. Poi Monster Hunter Wilds, ci starebbe come, con tutto che ci sarà lo showcase del gameplay nella foresta, nell'ambiente della foresta il 27 mi sembra, però ci può anche stare un altro trailer. Non so ancora se uscirà nel primo trimestre 2025 oppure più tardi, perché non sono totalmente convinto di questo. Vedere gli showcase delle armi mi ha fatto pensare che potesse arrivare prima, cioè comunque arrivare in tempo per la fine anno fiscale, però non lo so, non sono totalmente convinto ancora, con tutto che sarà stragiocabile la TGS. Sony avrà 40 booter dedicati proprio a Monster Hunter Wilds nella sua parte di stand del TGS. Poi che altro c'è? Mi sto ricordando, però ecco, per appunto in generale comunque io non penso che quella schermata, con tutto che diceva titoli presentati all'ultimo State of Play, non penso che sarà rappresentativa di tutto quello che ci sarà comunque da maggior parte, che in ogni caso effettivamente Soul River non c'era, in ogni caso. Immagino anche altra roba che non è stata annunciata ancora, cioè bisognerà vedere che altro ci sarà, però non penso che in ogni caso sia rappresentativa della stragrande maggioranza dei titoli presenti allo State of Play. Perché c'è molta roba che in effetti non so quanto senso avrebbe. Ripeto, The Last of Us Part 1 forse se esce su PlayStation Plus, però è un po' riempitivo così. Alan Wake 2 se c'è un DLC, ok. Però non lo so, c'è anche Astrobot che, cioè, è già uscito, a meno che non sia DLC di Astrobot, però non lo so. Vabbè, ci siamo quasi. Tra l'altro sappiamo che durerà una mezz'oretta circa. Avremo 20 più titoli, immagino sul 21. Anche PlayStation VR 2. Ah giusto, c'era anche Metro Awakening VR, il titolo. Quello potrebbe anche presentarsi, vero? Si è già visto in uno scorso State of Play, quello di questo gennaio. Ma può presentarsi. Sonic Cross Ocean Generation direi di no, perché non ha senso. C'è stato anche Sonic Central quest'oggi. Che fanno? Ripetono lo stesso trailer di oggi? Maria. E dai, su. Oh, si parte con PlayStation Studios. Ok. Ah no, veramente Astrobot. Prendevo per il culo. Oh. E sarà DLC a questo punto. Tra l'altro DLC del Divers per Astrobot mi sa. Tra l'altro lunga la schermata. Oddio, allora già questo è uno strano segnale, perché ripeto, era tra i titoli DLC, era tra i titoli messi in quella pagina. È quelli di cui pensavo, vabbè, perché l'hanno messo, che in realtà è stato visto proprio lo scorso State of Play. Quanti invidio comunque chi ha la PlayStation 5 in questo momento. Ecco, questo è il primo momento vero in cui invidio i possessori di PlayStation 5, perché proprio questo è un titolo che io mi divorerei, mi mangerei proprio. Guardatelo.
Ho visto anche alcune recensioni, quella di Good Vibes Gaming soprattutto. Quella era Eve? Quella era Eve? Quella è Eve! Non era Eve! Ok. Non so se ci fosse già nel gioco originario, però mi sa di no, perché... Non accetto il plus. Vabbè, questo autunno. Ok. Strano inizio. I'm Nicholas Doucet, the studio head at Team Asobi. Oh, Asobi. Happier with the reception to Astrobot and to see how much joy Astro is bringing to homes all around the world. On behalf of Team Asobi, thank you so much. Now we still have a few surprises grazie a voi, up our sleeves. Today's trailer was a sneak peek at the DLC we released Per later aver this fatto year un gioco at che non no sia additional cost. simile agli altri di Sony. But for now, let's enjoy the state of play. Guarda, Lunatic lo prendo come un complimento questo in realtà, eh. Cioè, da quello che ho visto, questo un complimento per Astrobot. Questo è VR, mi sa? Suppongo. Personaggi che si muovono non a frame rate. Non tutti. Ah, lo stile. Ah, aspetta, no, non è VR questo. Non è VR. Perché se non sbaglio è stato già annunciato il sequel di Lost in Random poco tempo fa. Questa volta non... Ah no, non c'entra, era VR. Avevo ragione, era VR, però c'è anche il sequel di Lost in Random. C'è anche quello. Mi sa che non abbiamo ancora visto titoli in VR che hanno l'effetto delle animazioni rallentate per personaggi. Cioè rallentate, cioè con frame ridotti. Ecco, questo ad esempio non c'era nella schermata di cui vi ho parlato, a meno che non sia Elon Huss. Lo stile c'è. È VR, ma lo stile c'è. No, Dominant Walk, quindi ok, questo non c'era nella schermata di cui parlavo prima. Da vedere figo. I don't remember when it happened. Questo cos'è? I remember how I felt. Father told us to hide when they came to our house. Then they took him away. Ok, questo non lo so proprio. Non ne ho la più pallida idea. Everyone had fled. Oh. She said the country was sick. But we would be okay. Mother always said Torre monsters medievale didn't in mezzo a exist. tutto questo I thought macello. they Mi lived sa anche like questo that. VR? Perché mi sembra che stiamo andando in prima persona. They live inside our heads. No, non VR. Cos'è questo? Che cazzo è questo? Cioè, no, seriamente. È tipo un altro Souls-like. No, aspetta. Survival Souls-like, forse? Non lo so, perché c'è la componente Survival, mi sembra, però... Mi sembra esplorazione anche di un dungeon, cioè... Non è che entri in un'altra dimensione qua, perché c'era la città più moderna con la torre medievale. Ah no, Elon... Ah, questo è Elon Huss. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo. Eccolo qua, dovrebbe essere Elon Huss. Cioè, anzi, Elis Huss, sì, non Huss, Elis Huss. Quella è proprio roba da Souls-like, mi sembra. Quindi tipo un soldato moderno misto con roba medievale, come... Ah, Nako non lo pubblica. Quindi siamo già a 2 titoli della pagina confermati. Ok, e questo è Metrovia. Oh no. Oh no, quella pagina mi sa che era davvero tutto... Oh no. Oh no. Oh no. Perché quando non ci sono i leak, perché effettivamente questa volta da altri non ci sono stati leak, non abbiamo avuto Nick Special che ha leakato robe prima dell'evento. Quando non ci sono i leak, ci pensa Sony. Mi viene a dire purtroppo che ci pensa Sony. Perché a questo punto sì. Perché
Perché a questo punto sì. Quella pagina di cui parlavo prima aveva anche per l'appunto Metro VR. Non mi dite che ci sono veramente allora The Last of Us e Alan Wake 2. The Last of Us per cosa? Sarà per PlayStation Plus? Perché... Ma poi non mi puoi dire che c'entra veramente Sonic Cross Shadow Generations allora, scusami. Il trailer di Maria, cioè il trailer della storia è uscito già oggi. Cosa fai vedere ancora? Hanno anche mostrato parte del prologo che su PlayStation ha l'esclusività delle scene tagliate. Che fai vedere? Ah, tra l'altro 7 novembre, ok, abbiamo una data. Questo ci stava. Questo ci stava comunque come ripetizione che almeno una data, un qualcosa in più. Questo io sento che è un gioco cinese. Perché Souls-like? Non lo so in realtà. Perché in effetti Souls-like, cioè in Cina c'erano tanti bello da vedere comunque. Bello da vedere. Una persona che non si fida di altre persone. No, questo è più action, mi sembra. Molto action. Molto action. Combatti contro spiriti, contro, vabbè, mostri tutto. Ah, tra l'altro multiplayer. Ok. Sì, tipo, potremmo anche dire Wukong-like a questo punto. Che è più sull'action, effettivamente. Cioè, sì, molto più sull'action, giusto? Cioè, rispetto a un Souls-like, dico. Tradimenti. Arcade Chronicles. Il titolo non è dei più originali, però... Oh no! No! Via! Fuori! Via! Via! No! No, via, 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 via. E beh, in effetti comunque... No, la cosa strana è che Palworld era nella lista delle robe da presentare al TGS da parte di Sony, o comunque sia da presentare per PlayStation 5, però subito dopo l'annuncio della causa da parte di Nintendo, uno... Il titolo è sparito dalla lista del TGS, la versione di PS5 dico, e due, c'era anche un incontro, se non sbaglio, ne ha parlato Sercantotto su Twitter, un incontro al TGS che prevedeva anche per l'appunto Pocket Pair come ospite, non c'era più Pocket Pair. Però questo è rimasto. Immagino che sarà solo PS5 però, perché era, cioè, potrebbe anche essere PlayStation 4, cioè è uscito su Xbox One, quindi ci può anche stare. No, quello no. La causa ci vorrà un po'. No, PlayStation 5 soltanto. Ah! Shadow Drop! Incchia. Shadow Drop. Thanks to Pocket Pair for that new look at Palworld, an incredible open world survival game that's launching today on the PlayStation 5. Almeno hanno detto che è survival, che in effetti è survival, non è Pokémon-like. Starting with the return of two beloved RPGs from the original PlayStation. Ah, Souls River mi sa? No. Lunar? Ok, questo non c'era. Lunar Remastered Collection. E poi ci sarà solo... Ok, questo non stava nella pagina. Lunar. Lunar Remastered Collection brings together Lunar the Silver Star Story Complete and Lunar 2 Eternal Blue Complete with updated visuals. Il bello è che da Gango io pensavo in realtà potesse esserci il sequel, il nuovo gioco del team di Let It Die, visto che hanno fatto vedere un teaser qualche tempo fa. Ah, prossima primavera, ok. Eccoli qua, gli update per Teenage Mutant Ninja Turtles. Ok, allora, Remastered come questa qui e quella di Souls River non sono tanto i titoli che ti aspetteresti da uno set of play, almeno negli ultimi tempi. La vedo come buona apertura, questa vedo come buona apertura. E vai, Shadow Drop. Anche questo segmento così è più... È veramente Sonic, di nuovo, veramente. Cioè, allora, veramente... Tra l'altro Shibuya. Siamo a Shibuya.
Non ricordo se ci fosse questa parte in Sonic Adventure, in Sonic anche in Shadow the Hedgehog, non penso. Non penso. And yes, you heard right. Keanu Reeves is joining Sonic X Shadow Generations as part of the upcoming Sonic the Hedgehog 3 movie pack. This Oh update no, is è per il inspired by film. scenes from the Sonic the Hedgehog 3 movie. Ah, questo è gli apri per il film. E c'è la voce di Keanu Reeves. The 3 movie pack is included in the Digital Deluxe Edition, which lets you play the Wake game up, samurai. We have a city to burn. Quella è la parte del trailer di un trailer di... Fantasia, giusto. E infatti anche questo stava, giusto? Anche questo stava. Oh, comunque, questa è veramente parte molto più da direct. Oh, Sakaguchi, piacere. Questa è parte più da direct comunque. Cioè, vedere titoli uno dopo l'altro così, più da direct. E per me è una cosa buona che prendano più dai direct. Perché ne giovano di ritmo. Sì, però non ci credo che veramente, ripeto, quella pagina ha liccato 3/4 di roba. Perché non c'erano Lunar, poi Arcade non c'era, The Midnight Walk. Sì, è stato annunciato 5 dicembre. Ok. È stato annunciato a giugno l'uscita su tutte le console. 5 dicembre, tempo, cioè Square Enix ha tanta roba. E Dragon Age c'era anche, giusto? Dragon Age. Perché mi sono ricordato di questo qua? Quindi Dragon Age si è fatto l'evento Xbox per il primo teaser a giugno, poi eventi suoi e l'evento poi PlayStation. Not yet, but they found something else worth killing. One of her blighted dragons. Quindi ci becchiamo Monster Hunter Wilds. Rook, you made it. Good. Wouldn't miss it. We have Ci becchiamo Dynasty Warriors Origins. Sì. We've tracked it to Voglio a capire ruined come tower minga mi nearby. mettono per davvero The Last of Us parte 2 e Alan Wake 2. Parte 1, cioè scusate. Come roba del PlayStation Plus a questo punto. Però Lunar è gradito. Lunar è gradito. So we challenge her. Draw the dragon out into the open. Then attack. Un giorno giocherò i Dragon Age. Un giorno li giocherò. Everyone, get ready. Orders! Ready ballistas! Tutti pronti per l'arrivo di una grande bestia, immagino. Eh sì, infatti, dal fondo arriva. Sarà tipo un drago. Wait for it. Almeno qua non ci becchiamo qualcuno che dica Is that a motherfucking dragon, almeno questo. Avanti su, che siamo a metà, tra l'altro, dello setup. Ok. E direi... Hit the wings. Force her to land. Second detachment. Eh sì, è uno dei tanti giochi che dovrei giocare una volta, un giorno. È una marea. Oh, teletrasporto. Abbiamo gli effetti elementali, giustamente. Che sta bruciando. Cioè, almeno mi sono comprato gli Yakuza su Steam, di varie cose che da recuperare. Poi i Resident Evil fino al Village pure. Sì, mi sembra fino al Village. Quindi un giorno. E quello è il problema, che bisogna vedere quando si inizia. Perché in realtà avevo anche iniziato il Kiwami di Yakuza. Lo devo riprendere. Si schiva, tra l'altro con tanti teletrasporti da una parte e dall'altra. Quello però non lo si schiva. Giustamente perché è di ghiaccio, quindi ovviamente effetto fuoco per fare più danni. La barra più in alto suppongo... Ho visto poco di Dragon Age e la barra più in alto penso che sia forse per lo stun. Ah, ecco, per l'appunto. Qua abbiamo i comandi da dare agli altri membri del party. Gli effetti che si accumulano. Sì, è lo stun, è lo stun. Dove vai tu? Ah, no, fugge.
Ah no, è il fratello di fuoco! È l'amico di fuoco! The attack! Bring that first one down! Ah, adesso c'è anche l'amico di ombra. Ecco. Mai che una roba vada come previsto. Ecco. Lo schiaffo così però proprio... Non ti faccio niente, soltanto lo schiaffo così poi... Così rimani a terra. Questa mi sembra un'imboscata. Oh, trailer di Dragon Age lungo comunque, perché sono rispetto agli altri, fino ad ora. Dragon Age, The Veilguard. Che ricordiamoci si svolge nel mondo fatato di Treviso. Io questa cosa non ce la faccio proprio. Ah, Naoki 2 sul serio. Però sarà del sì a questo punto. Sarà del sì. Se lo fanno così è del sì. Non è per PlayStation Plus. Io voglio capire The Last of Us Part 1 sarà per PlayStation Plus a questo punto, perché altrimenti non ha senso che venga mostrato. Se non ricordo male, il gioco è vicino al rappresentare un guadagno per Remedy, tenendo conto anche della quota che spetta ad Epic per il publishing. Posto molto allegro questo, allegrissimo. Hanno fatto una festa, qui stanno tutti dormendo, sono tutti ubriachi, guarda. Hanno anche vomitato sul muro. È tardi. Non si urla. The Lake House. Ottobre. Ah, giusto, Soul River ancora non c'è. Sarà adesso. Vediamo se ci ho azzeccato. No. VR jumpscare! Ah, ma Hitman. Questo non c'era neanche nella lista. Però comunque sia le mani così hanno fatto uno scatto. Allora, Hitman VR in realtà come concetto ci sarà grande. Gesti intuitivi. Oddio, se si può fare veramente in effetti. Mamma mia, povera. Hai un po' di mal di testa, non so come mai. Sì, sì, sì. No, vabbè, ha parato con la pentola. Si può vedere Hitman con i visori sulla testa, così proprio. Ecco, ho sbagliato di uno. Remastered di Soul River 1 e 2. Until I had the honor of surpassing my lord. For my transgression, I earned a new kind of reward. Mi domando a questo punto cosa sarà la One Last Thing, perché magari, allora, perché c'è molta gente, cioè, giustamente, che voleva, ripeto, sempre Asper tra l'altro questo, che voleva per l'appunto, che sperava in Ghost of Tsushima 2, visto che l'originale è uscito nel 2020, la remastered sì, la Director's Cut 2021, però 2020, almeno vedere un trailer, un qualcosa. Però ora, se non fosse stato indicato questo in alcun modo, ma in generale è comunque un bel annuncio questo è un bel annuncio. Scherzo a parte. Come Lunar. The future has always been written. Però per l'appunto dicevo, sì, State of Play, però magari State of Play vogliono fare un salto di qualità di un certo tipo.
invece di avere anche il branding degli showcase, presentare qualcosa di più elevato anche agli State of Play. Che poi Astrobot ha chiuso lo scorso State of Play, Physint ha chiuso quello precedente. Me ne scordo sempre, ma perché purtroppo quello là... perché purtroppo quello là era un annuncio per una roba che uscirà tra 50 anni. Questo dovrebbe essere in realtà Search the Spotlight, una roba del genere. Penso di sì. Sì, comunque c'è un po' più di direzione in questo State of Play. C'è un po' più di guida, non molta, però un po' più di guida, cioè Fear the Spotlight, scusate. Un po' più di guida tra una cosa e l'altra. Ma tu non stavi in un altro State of Play? Ora che ci penso. Sì, tu stavi, ho un altro showcase, mi ricordo di te. Anche perché prima mi sono rivisto qualche cosa prima degli showcase precedente, quindi ti ho un attimo rivisto. Sei tu, perché sì. Tra l'altro riappare dopo un anno e passa questo. Oh, questo novembre esce questo novembre. Epic Games brings a split screen mode to Lego Fortnite this October. Ah, ok, siamo al punto in cui presentiamo anche gli aggiornamenti di Lego Fortnite, ok. Va bene. And in other Fortnite news, the new Fortnite Limited Edition DualSense wireless controller arrives later this year, with pre-order starting October 3rd. Questo è molto Xbox, eh? Molto Xbox andare con i controller. Non c'è il bundle, vabbè, bundle che vuoi fare, vabbè. Next, it's 1 vs 1000 in Dynasty Warriors. Eccolo qua. Origins. Perché ho sospetto che la Wallace Thing sarà il nuovo trailer per Monster Hunter Wilds? Perché lo sospetto? Mi domando se possa uscire questo tipo primavera 2025, perché a marzo c'è già Atelier Yumia. Che poi in realtà con i Tecmo non si sa mai per quanto riguarda il mettere robe tutte ravvicinate, non è impossibile. Però e tra l'altro ripeto, Dynasty Warriors Origins che si rivedrà anche al TGS con stream dedicato con altre informazioni, quindi potrebbero anche dare la data là, non è impossibile, o comunque il periodo là. Sembra che comunque si siano ripresi a Dynasty Warriors 9 che, come dire, ha fatto cacare anche i fan della serie. Ai fan più hardcore della serie. La deriva open world non è andata bene. E vabbè, però poveraccio che gli salti sopra così proprio. Ah no, aspetta, c'è ancora la remastered di Horizon. Se mi chiudono con quelle è orribile. No, appunto, manco parla, 17 gennaio. Chi se ne frega di mettere robe ravvicinate? In realtà neanche troppo ravvicinate. Questo... Ah, è Monster Hunter Wilds. Ok, eccolo qua. Monster Hunter Wilds. Per l'appunto. Oh, quella pagina è veramente di casa, secondo la maggioranza dello State of Play. Ah, comunque sia migliore rispetto allo State of Play dello scorso settembre, anche soltanto dal punto di vista di annuncio, perché ce ne sono stati due minimo. Non so se gli altri fossero già annunci tipo i giochi VR, però 2 minimo. L'anno scorso ce ne fu soltanto uno, il DLC di Tales of Arise. Lunar, che tra l'altro anche il giapponese, quindi ci sta col TGS, con l'essere evento pre TGS. Souls River non è adesso di Aspire, di Embracer, come si chiamano loro, però. Pensiamo adesso a Wilds comunque. Ah, colori. È la foresta questa. O comunque sia... Sì. Vabbè, questo è un altro ambiente in ogni caso. Questo fa molto Rise. E giustamente con i mostri là puoi scalare anche. Il rampino è...
effetti anche sull'ambiente. Ok. Guarda, magari perché vogliono salvarsi. Ah no, altro che salvarsi, perché voglio combattere. Quello mi sa che è nuovo. Ok, come in Rise. Ma in effetti come in tutti i Monster Hunter comunque. Vediamo, sei tu il flagship di questo gioco? Mi sa di sì, perché è un mostro che si pensava non esistere. Mi sa che è il flagship. Vabbè, la nave volante però, scusate. È figa. Il concetto a prescindere è figo così. You're a hunter. You've got a weapon and you do nothing? Give it to me and I'll Monster Hunter Wilds. Eccolo qua, è veramente il primo trimestre allora fin fine, 28 febbraio. Ok. Le date sono pesanti, 28 febbraio, quindi le previsioni di Capcom non le capirò mai, proprio non le capirò mai le previsioni di Capcom, mai mai mai. Inchia, ce l'ha fatta, 28 febbraio. Non è nuovo annuncio, ma questa data è pesante. Questa data è pesante. Infatti. モンスターハンターワイルズプロデューサーのつごとです。本作の発売日が2025年2月28日世界同日発売に決定いたしました。本日より順次予約を開始しますので、 subito tutto quanto e poi altra roba al TCS. プレイステーションストアでご予約いただいた方限定の Perché altro in Giappone come si farà? Con la situazione attuale del PlayStation 5 con quel prezzo. Quanto potrà compensare Steam? Giusto, l'evento Capcom. E poi anche c'è lo stream dedicato all'opera di Monster Hunter Wilds. Quindi mi terminano con Horizon. Mi terminano con Horizon, col doppio Horizon. Perché abbiamo Lego Horizon ancora e Horizon Zero Dawn. Infatti. Oddio, si termina col doppio Horizon. Si termina davvero col doppio Horizon. Ah, domanda, mettete il logo di Switch anche nell'evento Sony? No, giusto per capire. Perché quello PC lo mettete, lo so, però veramente terminano con Horizon, quindi col doppio Horizon. But wait, there's more. With the Digital Deluxe Edition, you get this exciting blue roller thing. Riordina Digital Deluxe Edition per avere anche quella montagna russa. Aspetta, si costumi sono anche le versioni Switch o la Digital Deluxe è soltanto PlayStation? Perché, un attimo, è nato che abbiamo altre prime volte. Giusto per capire. 14 novembre. Ok, non mettono Switch qua. Non mettono Switch qua, giustamente, almeno un minimo. Hi everyone, I'm Kristen Zatani. We are so excited for everyone to get their hands on LEGO Horizon Adventures when it launches on November 14th. And Aloy has more good news on the horizon. Eccolo qua, il remaster di Lego di Horizon Wild, il primo Horizon. Eccolo qua. Aloy's original adventure, Horizon Zero Dawn, is being remastered for PS5 and PC by Guerrilla and Nixes. Horizon Zero Dawn Remastered includes more than 10 hours of re-recorded conversation mocap and countless graphical improvements that bring the game to the same visual fidelity as Horizon Forbidden Allora, a differenza sembra che ci sia quello originale, però non può essere questa la One Last Thing, però, non può essere questa. Siamo già oltre la mezz'ora, però non può essere questa la One Last Thing. Esce presto, 31 ottobre, in contemporanea anche su PC, giustamente. Ok, come The Last of Us Part 2. Visit PlayStation Blog for more details and watch come The Last of Us Part 2. To see all the enhancements to Aloy's epic quest. Almeno esce presto.
New content is on the way to the action-packed Ah, giusto, world of che c'era anche Stellar Blade. A new photo E mode The lets Last of Us players Part set up 1 a perfect invece... picture with your choice of poses, expressions, and filters. Allora, o mi chiudono bene, oppure non lo so. Mi devono chiudere in un certo modo. Ah. Oh no! 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 Sci-fi worlds collide in the Stellar Blade and Nier Automata collaboration. Oh coming to no! Stellar Blade later this year. Oh no, la collab. Oh no, la collab. Aiuto. Aiuto la collab. Now let's talk about what's ahead for PlayStation Plus. Ok, ecco perché The Last of Us First, your Part monthly 1 games for davvero. October are WWE 2K24, Dead Space, and Doki Doki Literature Club Plus. Doki Doki These will su be PlayStation available to Plus. all PlayStation Plus members starting October 1st. Meanwhile, our library of PlayStation classics continues to grow, with 2 more fan favorites from the original PlayStation arriving later this year: Blood Omen: Legacy of Kain and Capcom's Dino Crisis. Ok, Joe Manchester è impazzito. Naughty Dog fans know September 26th is The Last of Us Day, and we're Joe Manchester è celebrating by impazzito. adding the Dino critically Crisis acclaimed emozionati, PS5 una hit, presentazione. The Last of Us Part 1 to the PlayStation Qualcuno Plus Game fermi Catalog Joe this Manchester. Thursday. Sì. Dopodomani arriva. Questo sarà tipo un accessorio per PlayStation. Sì. In effetti ho notato, ma non hanno fatto... Ah, vabbè, o comunque sia controller. Non hanno fatto vedere, mi sa, footage di PlayStation 5 Pro, o sbaglio? Ah, giusto, scusate, ma... Death Stranding 2 avrebbe l'evento al TGS. Potrebbero mostrarlo adesso. Siamo già ben al di là della durata della mezz'ora. Controller con i colori fighi, con le cover fighe. O comunque è comico che Dynasty Warriors Origins esca prima di Atelier Yumiya. È comico. Più che altro io devo capire. Poi dovrò capire le previsioni che fa Capcom, i numeri. Mette i numeri a caso, perché aveva un numero di copie vendute fisiche per avere un Monster Hunter nel proprio anno fiscale che è troppo piccolo. Va bene tutto. No, manco parlare di PlayStation Plus. Di PlayStation 5 Pro. E ce ne ricordiamo molto bene, ma Mark, ci stiamo ancora ridendo sopra. Scusate, siamo oltre la mezz'ora. Quanto ancora è lunga quanto ancora è lungo sto evento? Non mi puoi chiudere su... Non mi puoi chiudere su PlayStation 5 Pro. But in the meantime, here's a look at some of the games that are being enhanced for the new console, including a few titles that we're revealing for the very first time today. Ah, ok, aspetta. Ma parlate di titoli che non si sapeva ancora sarebbero stati supportati alla PlayStation Pro, o di titoli perché un attimo. Potrebbe essere il momento strano bomba perché così Rebirth. Ok. Ora, vabbè. Sì, voglio vedere un secondo. Sì. Turismo, ok. Hogwarts Legacy, Awake, Stellar Blade. Gente Survivor c'era già nella lista? Sneak Eater non c'era. Ok, in quel senso. The Veilguard. The Crew c'era. Resident Evil Village non c'era, mi sembrava. Neanche. No Souls, ok. Ancora Hogwarts Legacy. Resident Evil 4, Fallout 24, non c'era. Infatti, sì. Oh, bello vedere come tutti i titoli abbiano lo stesso font per il titolo, ma Gran Turismo è il suo, non c'entra con gli altri. Ok, calerata con altri titoli che verranno supportati da... Aspetta, che magari... infatti, che sono supportati, che avranno che sono migliorati da PlayStation 5 Pro. Ok. Oh, aspetta. Ok, l'hanno chiusa bene. Questo può essere soltanto una cosa. L'hanno chiusa bene.
Deo gracias l'hanno chiusa bene. Oh! People come north to disappear. La stanno chiudendo bene. Meno male, perché non potevano chiuderla soltanto con lo spezzone PlayStation 5 Pro. Meno male. E tra l'altro questo vuol dire una cosa. A questo punto gli State of Play sono da considerare eventi di un livello superiore, comunque sia avere maggiore considerazione. Non sono non sono, come dire, il cugino strambo degli showcase. È un riposizionamento chiaro questo. Perché altrimenti non annunci Ghost of Tsushima 2 ad un evento come State of Play se non lo consideri importante. Oh. Sarà 2020, ovviamente 2025, però vediamo se, vediamo se esce l'anno prossimo. Il cielo proprio. Sucker Punch. Sì che Sucker Punch si vedeva. Oh. Ok. È marronne. È marronne. Marronne. Se non è necessario, proviamo ad ammaestrare. Ah, perché c'è un nemico ancora più forte rispetto a... mamma. Ah, giustamente, non è Tsushima, Ghost of Yotei, giustamente. Anno prossimo, ce l'abbiamo fatta. Allora, se devo vederlo come evento TGS, cioè comunque sempre TGS per quanto riguarda, direi più presenza giapponese c'è stata. Annunci pochi, proprio pochi del Giappone. Ma in realtà direi annunci pochi in generale, però alla fine, tra l'altro mezz'ora, era 40 minuti quasi, mezz'ora più mezz'ora il cavolo, era 40 minuti quasi, poco in 40 minuti. Decisamente meglio dello State of Play dello scorso settimana, non c'è neanche da fare il confronto, proprio non c'è proprio da dire niente da questo punto di vista. Tanta roba che purtroppo si è già vista nel State of Play, cioè ripeto, la pagina c'era lì e si vedevano tante cose. 40 minuti nulla cosmico no, però in effetti molti titoli o che si sono già visti, oddio, che poi in realtà Monster Hunter Wilds che esce a febbraio, fine febbraio. La data è una notizia importante. È una ripetizione, ma la data è una notizia importante. Così come anche quelle di Dynasty Warriors Origins. Però sono ripetizioni. Non sono annunci nuovi. Le date sì, ma i titoli in sé non sono annunci nuovi. Luna è un annuncio nuovo. Soul River è un annuncio nuovo. Non sono i titoli VR. Ovviamente Ghost of Yotei è un annuncio nuovo. Ed è annuncione supremo nuovo. Inchia che annuncione. Ecco, il fatto però, posso dire una cosa, non l'hanno hypato, perché se vai a vedere il o comunque sia anche eventi tipo, che ne so, gli showcase di Xbox alla fine, a giugno, la One Last Thing te la hypano. Potevano dire qualcosa a riguardo, dire la One Last Thing. Potevano, però One Last Thing, hype di One Last Thing o meno, Ghost of Yotei è bomba. È annuncione, finalmente un titolo single player di Sony dopo tanto tempo.
Non si è visto Fair Games, cosa molto buona, cosa eccellente visto il momento. Lo si vedrà però in altri momenti. Adesso non c'era bisogno, quindi perfetto così. Questo, vediamo, ad una prima impressione mi viene da dare a questo evento un... Allora, io avrò dato, se non sbaglio, non mi ricordo adesso. Stavo anche provando a rivedere un po' il mio stream l'anno scorso, però non ho visto quando mi ho giudicato. Vabbè, l'anno scorso proprio direi sul 5. Questo, ripensandoci, l'anno scorso settembre, 5, 6 meno, salvato veramente soltanto da Final Fantasy VII Rebirth. Questo aveva tanti titoli già conosciuti, però migliori comunque di quello che c'è stato nello scorso settembre. Direi anche meglio dello State of Play di maggio. Lo State of Play di gennaio, però Ghost of Yotei ha la precedenza. Non ricordo quanto abbia dato quello State of Play, però facciamo così. Al momento ho in mente un 7 perché voglio premiare Ghost of Yotei. Il ritmo anche, perché in effetti contenuto non contenuto, il ritmo questa volta è stato migliore degli scorsi. C'è stata anche una maggiore guida da parte di voce esterna, con sia un po' più guidato, non trailer dopo trailer dopo trailer, quindi una cosa che in realtà apprezzo. Un attimo per staccare da una cosa, lo apprezzo. Poi per l'appunto anche Lunar, Soul River, presenza anche di titoli forse anche un po' più 7, cioè 7 meno, perché purtroppo dall'altra parte ci sono tanti titoli che si sono già visti e rivisti, anche se abbiamo avuto date, però si sono già visti e rivisti negli altri State of Play, Monster Hunter Wilds soprattutto. E quindi o comunque sia, nella maggior parte dei titoli o erano già rivisti o comunque non troppo interessanti, o diciamo così. Quindi Ghost of Tsushima lo salva. Ghost of Yotei, scusate, decisamente lo salva, però anche senza sarebbe stato secondo me un evento migliore dello scorso settembre. Non tanto buono quanto quello di giugno, perché aveva Astrobot quello di giugno. Direi comunque un 7 meno, massimo 7. Ecco, almeno prima impressione. Perché comunque c'è Ghost of Yotei, che è un annuncione enorme. Però ripeto, io ancora non posso credere che la pagina dello State of Play, quella lì del PlayStation Store, fosse in realtà veritiera. C'era tutto. Meno male che c'era anche altro, ma c'era tutto là. C'era essenzialmente tutto. Sì, 7 meno 7 massimo momento come prima impressione, perché, ripeto, Ghost of Yotei era un annuncio che ci voleva veramente tanto, perché davvero dopo tutto sto periodo con Concord, Astrobot sì, Concord, PlayStation 5 Pro, e l'aumento di prezzo in Giappone folle, e per l'appunto continuano a mandarmi Monster Hunter Wilds con quell'aumento di prezzo, come fa? Perché in Giappone, per Monster Hunter, il Giappone o l'Asia in generale sono mercati molto importanti. Per Resident Evil non tanto, ma per Monster Hunter Wilds, che per Resident Evil abbiamo il 10% di quota di mercato del Giappone per gli eventi dei mondiali. Per Monster Hunter in generale molto di più. E anche più se aggiungiamo l'Asia. Certo Steam, ma in Giappone in questo momento c'è un problema. Worldwide direi di no. O comunque sia, dovrebbe essere sentito di meno. Però in Giappone l'essere su PlayStation 5 è un problema. Per fortuna che c'è Steam, ma ripeto, non so quanto possa compensare. Vabbè. Visioni di mercato a parte, è andata. Per me Sony come ritmo, come anche per l'appunto il fatto di ritmo come tipo di presentazione, nel senso anche di avere maggiore presenza di persone, o comunque sia presenza di persone non intrusiva, che ti guida bene. No tank at nothing, alla prossima. Avere anche annunci first party grossi è sulla strada buona, per avere State of Play che siano considerati meglio di altri eventi sulla strada non buona, buonissima. Bisogna vedere se migliorano comunque i contenuti, perché ripeto,
c'era tanta roba, cioè, scusatemi, lo split screen di Lego Fortnite, proprio però no, però proprio no. Cioè, va bene tutto, ma quello lì proprio riempitivo anche per il conto, però quello proprio riempitivo, proprio, e anche la roba del riempitivo proprio. Quindi, detto questo, alla fin fine è positivo. Come evento TGS, nì, perché date importanti, però annunci del Giappone proprio poco o niente. C'è un direct normale anche fuori dal TGS, te lo sbrana come per quanto concerne a numero di annunci, e neanche così poco importante, se poi si include anche la versione giapponese. Cioè Lunar, mi sa soltanto Lunar come annuncio nuovo giapponese. Cioè, uno all'evento per TGS abbiamo fatto di meglio da questo punto di vista. Abbiamo avuto il 2022 con Tekken 8, con Like a Dragon Ishin, con anche, tra l'altro, titolo first party, effettivamente comunque si è pubblicato da Sony, ovvero Rise of the Ronin, però comunque sviluppato da Koei Tecmo. Però in generale, drasticamente meglio l'anno scorso. Non so se proprio non se ne, proprio il confronto non esiste. Il confronto forse esiste con quello 2022, deve essere sincero, però per motivi diversi, però eventi comunque diversi, però. E il crossover con Nier Automata per Stellar Blade, oh no. Vabbè, ripeto, mezz'ora o par di balle, perché è durato quasi 40 minuti. Grazie ancora, ci vediamo non so quando, sperando che riuscirò prima o poi a rimettermi in sesto completamente per le dirette. In maniera continuativa, dico. Alla prossima. Vi auguro una buona notte. E siate contenti per i vostri amici sonari, perché, cazzo lo ripeto, Ghost of Yotei è bomba. È grande bomba. E visto il periodo anche proprio ci voleva. C'era tutto il meme di We are so... it's over, we are so back, it's over, we are so back. Questo è un We are so back enorme. E dello stesso play forse non molto, a parte alcune cose, però Ghost of Yotei è We are so back proprio. Grazie ancora, vi auguro una buona notte e ciao!